Tutto come previsto nell'ultima edizione di Saturday Night's Main Event, perché Sami Zayn è diventato il primo sfidante al titolo WWE detenuto da Drew McIntyre. Se vi ricordate, io nelle predictions avevo proprio parlato di questa situazione che si sarebbe potuta verificare, soprattutto perché Sami Zayn giocava in casa, giocava a Montreal, dove già ha fallito l'assalto al titolo e l'ha ricordato lui stesso a SmackDown, quando praticamente aveva affrontato Roman Reigns ormai anni fa. Adesso non era una chance titolata diretta, ma c'era la possibilità di conquistarsela per poi andare a sfidare alla Royal Rumble il campione attuale, ovvero Drew McIntyre. Chiaramente il match è stato bello, il match è stato molto bello perché era un Fatal 4-Way e non poteva essere diversamente. Trick Williams ha già dato prova delle sue qualità. A me Trick Williams, da quando ha fatto quello switch, quando si è separato con Carmelo Ace, secondo me è diventato veramente devastante pian piano. All'inizio non era troppo convincente, poi è diventato molto molto convincente, tanto che oltre a vincere 2 volte il titolo di NXT è arrivato anche a vincere il titolo TNA, e questo secondo me è un dato da sottolineare molto molto importante, perché ci sono molti atleti del main roster che hanno vinto quel titolo molto più tardi rispetto a Trick Williams fondamentalmente. Quindi secondo me è un risultato straordinario, però non è solo su Trick Williams chiaramente che mi voglio concentrare. Il grande sconfitto del match è stato sicuramente Damian Priest, perché è stato lui a subire lo schienamento. Immaginavo che non sarebbero stati Randy Orton, perché alla fine ad approfittare di tutto c'è stato Sami Zayn attaccando Damian Priest con il suo Eluva Kick e poi l'ha schienato al centro del ring. Randy Orton ha tentato di reinserirsi e di interrompere lo schienamento, chiaramente tutto come previsto perché lì doveva terminare, altrimenti secondo me a livello di tempistica avrebbe anche potuto farcela Randy Orton ad interrompere lo schienamento, però il match doveva finire lì. Penso che il risultato, come ho già detto, fosse abbastanza scontato. Io pensavo che potesse vincere Sami Zayn, come ho già detto, era il mio pronostico, ma non me ne sarei sorpreso in caso di vittoria di Randy Orton. Randy Orton non avrà la sua chance titolata, la chance titolata invece l'avrà Sami Zayn. A questo punto quali scenari potrebbero prefigurarsi in vista della Royal Rumble? Bene, Drew McIntyre ha vinto il titolo da poco, praticamente è neanche un mese che ha vinto il titolo. Dubito fortemente che possa perderlo subito contro Sami Zayn, quindi io immagino che per Sami Zayn arriverà l'ennesima sconfitta contro McIntyre. Ha perso tutti i match contro lo scozzese, se non sbaglio McIntyre è 13-0, se non ricordo male, comunque se non è 13-0 siamo intorno a quella cifra lì. Probabilmente arriverà la 14ª sconfitta per Sami Zayn alla Royal Rumble, però questo scenario per me rafforza ancora di più la mia teoria per il fatto che tra i due la rivalità non finirà, e credo che entro la fine dell'anno Sami Zayn riuscirà sia a diventare campione del mondo e sia a battere Drew McIntyre. Quindi questo spauracchio, questo tabù verrà interrotto entro la fine dell'anno secondo me, e come ho già detto questa vittoria a Saturday Night's Main Event e la probabile, perché per me è probabile sconfitta alla Royal Rumble, non fanno altro che alimentare ulteriormente le mie idee riguardo proprio a questo possibile sviluppo nel corso dell'anno, perché adesso comunque ci concentriamo non soltanto sulla Royal Rumble, ma la proiezione è bella lunga, quantomeno fino alla prossima edizione di WrestleMania, che ovviamente poi faremo le nostre valutazioni a tempo debito soprattutto per la Royal Rumble. C'è stato anche quello scontro, una sorta di rissa tra Jacob Fatu e Cody Rhodes. Anche in questo caso io, se vi ricordate, avevo pronosticato un no contest. Qui addirittura si è andati oltre il no contest, perché il match non è neanche iniziato. Con il no contest il match finisce appunto senza un vincitore. In questo caso il match non è neanche iniziato, perché Jacob Fatu ha staccato immediatamente Cody Rhodes, si sono dati battaglia e hanno proseguito questa rissa per tutta l'arena. Poi alla fine, quando Jacob Fatu stava per schiantare su un tavolo Cody Rhodes, è intervenuto Drew McIntyre, ha attaccato prima Jacob Fatu e poi ha attaccato appunto lo stesso Cody Rhodes. E questo mi lascia presagire, come pensavo anche prima di questo evento, che le cose tra i tre non siano finite. Proprio per questo motivo credo che alla fine tra questi tre ci sarà una resa dei conti, con McIntyre che potrebbe mettere in pari il titolo in un match contro Cody Rhodes e Jacob Fatu. E occhio che i due, Cody Rhodes e Jacob Fatu, non vadano a mettere i bastoni tra le ruote di McIntyre anche nel match della Royal Rumble, che sarebbe sicuramente molto negativo per Sami Zayn, che potrebbe anche perdere, ma in maniera meno pulita rispetto al passato, ecco, mettiamola così. Quindi alla fine i match sono diventati tre. Abbiamo avuto il match tra AJ Styles e Shinsuke Nakamura, con il fenomenale che chiaramente non poteva perdere questo incontro. È stato un match veramente spettacolare. I due ci sanno fare sul ring, l'hanno dimostrato in Giappone, l'hanno dimostrato in altre federazioni in passato e l'hanno dimostrato anche in WWE. Sicuramente AJ Styles. Nakamura poi a livello di risultati purtroppo per lui non è riuscito ad ottenere quello che si pensava
avrebbe potuto raggiungere, perché al di là di qualche titolo degli Stati Uniti, titolo intercontinentale non è andato, e parlo chiaramente di un titolo del mondo in WWE che lui non ha mai vinto, ma che chissà in futuro potrebbe anche raggiungere qualora ci fosse una storyline adatta, perché comunque con Nakamura non mi sono piaciute tantissimo le storyline. Quella più interessante probabilmente è stata una delle ultime contro Seth Rollins, e lì c'erano anche diversi dubbi sul fatto che effettivamente potesse vincere e conquistare la cintura. Infatti io pensavo, se non in quel momento, quando? Quello era il momento perfetto per far diventare campione del mondo Nakamura. Però, evitando di tornare nel passato, concentriamoci sul presente e sullo spettacolare match appunto di Saturday Night's Main Event. Per me un match a 5 stelle, J Styles, come ho già detto, non poteva riportare una sconfitta perché alla Royal Rumble affronterà Gunther con la carriera in palio. Allora, poi ne parlerò nel dettaglio quando sarà, però voglio fare un'anticipazione per le prediction della Royal Rumble. Prima ero quasi sicuro che AJ Styles avrebbe vinto, perché non può nel suo ultimo anno di carriera, 2026, concludere già praticamente a febbraio, anzi a gennaio, perché il 31 gennaio la Royal Rumble. Adesso con questo match anteprima mi viene qualche dubbio. Mi viene qualche dubbio perché potrebbe essere stata l'ultima volta con Nakamura, oppure potrebbero averlo fatto soprattutto magari per mischiare ulteriormente le carte. Vedremo cosa succederà. Sono molto curioso di capirlo e poi chiaramente nei prossimi giorni vi dirò la mia opinione in maniera completa, magari anche dopo l'ultima puntata di Raw che precede la Royal Rumble. Per quanto riguarda il match per i titoli di coppia femminili, invece, le Rio, Rhea Ripley e Io Sky li hanno difesi con successo dall'assalto del Judgment Day, ovvero Liv Morgan e Roxanne Perez. Anche qui io penso che l'esito fosse scontato, se non altro per il fatto che il titolo era stato appena conquistato dalla giapponese e dalla Mami, quindi era inevitabile che difendessero le cinture con successo. C'è stata Raquel Rodriguez a mettere i bastoni tra le ruote delle Rio, di Io Sky e di Rhea Ripley, però poi a salvare tutto è intervenuta Stephanie Vaquer, che è tornata, attaccata a Raquel Rodriguez, l'ha allontanata dal ring, e bisogna sottolineare un aspetto importante per me, anzi due aspetti. Il primo che riguarda proprio Stephanie Vaquer, che non aveva il tutore, e quindi vuol dire che è pronta e recuperata, e chissà che alla Royal Rumble non possa esserci proprio questo confronto tra Stephanie Vaquer e Raquel Rodriguez in un 1 contro 1 definitivo per chiudere questa vicenda. E l'altro aspetto da sottolineare, che non riguarda direttamente Stephanie Vaquer, ma che potrebbe riguardarla a lungo termine, è che ad essere schienata è stata Liv Morgan. E questa secondo me è una nota molto molto pesante, perché comunque Liv Morgan è la capitana del Judgment Day, è la punta di diamante, sicuramente nell'ambito femminile, ma penso proprio di tutta la squadra. E essere schienata da Rhea Ripley, la sua rivale acerrima degli ultimi anni, credo che sicuramente potrebbe portare a un risvolto interessante. Potrebbe Liv Morgan poi alla fine attaccare in qualche modo Roxanne Perez. Lo split me lo aspettavo a Saturday Night's Main Event e non c'è stato. Credo che a questo punto non possa arrivare neanche a Raw, però alla Royal Rumble per me succederà qualcosa. Mi aspetto veramente un'evoluzione di questa vicenda, e chissà che Liv Morgan, dopo questo schienamento che secondo me è un po' clamoroso, non possa poi andare a riscattarsi alla grande tra una settimana nella rissa reale, nel match più importante di questo periodo. Vedremo se sarà così, oppure se Liv Morgan dovrà ancora una volta leccarsi le ferite. Ma io un match tra Liv Morgan e Stephanie Vaquer a WrestleMania, o eventualmente, sarebbe ancora meglio per me, tra Liv Morgan e Roxanne Perez, con il titolo in palio chiaramente, lo vorrei proprio vedere. Magari anche un match a 3, non lo so, però sarebbe molto interessante. Voglio capire veramente in che direzione andrà la WWE. Per oggi è tutto, vi do appuntamento alla prossima puntata di Fortinet. Ciao a tutti.